Appassionati non di modellismo, bentornati al mio tavolo da lavoro. Questa settimana continuiamo l'assemblaggio del nostro Scania R730 Imperial, occupandoci questa volta della parte esterna della cabina. Come di consueto, come prima cosa, andiamo a staccare le parti che ci interessano dallo sprue. Queste parti saranno ovviamente molto visibili, quindi particolare cura dovrà essere posta nell'eliminazione dei residui delle stampate. Di solito per la loro rimozione procedo prima con una lima per unghie, poi con una carta vetro grana 400 e successivamente con della carta vetro grana 1000. Iniziamo a mettere insieme la parte altra, avendo cura di delinearla nel modo più preciso possibile. Le griglie originali saranno sostituite con quelle fotoincise della CTM. Siccome quest'ultime ci danno la posizione per la parte di contorno, prima di rimuoverle facciamo un segno sulla carrozzeria, che ci aiuterà a riposizionare in modo corretto quest'ultima. Per mettere insieme la cabina, inizio fermando tra di loro le parti con un po' di collacciano acrilica e aiutandomi con del nastro adesivo per tenere le parti in posizione prima dell'incollaggio finale. Una pecca di questo kit sono le grandi fessure tra le parti laterali e la parte frontale, che rendono a primo impatto difficile anche capire come unire queste parti fra di loro. Completiamo l'assemblaggio della cabina installando la parte superiore. Per colmare i vuoti tra le varie parti utilizzeremo della colla vinilica, che trovo sia l'ideale per questo scopo, anche per le sue proprietà elastiche. Passiamo ora all'installazione delle griglie fotoincise.
Nulla di difficile qua, basterà dividerle dalle stampate e posizionarle con l'ausilio di colla vinilica e il gioco è fatto, ma l'estetica ne gioverà decisamente. Anche i tergicristalli saranno sostituiti da quelli fotoincisi, anche perché gli originali li trovo piuttosto fuori scala. I deflettori dietro le ali laterali sono stampati in un unico pezzo, ma osservando i camion veri noterete come in realtà sono divisi. Così apporterò questa piccola modifica anche sul mio modello. Assemblaggio completo e si può dunque passare a verniciare. Come sempre partiamo con il primer Zero Paint. Stendiamo pure 2 mani abbondanti di primer in modo da coprire il tutto in modo uniforme. Dato il primer andiamo a levigarlo con della spugna abrasiva grana 1000 per avere una superficie più liscia per il colore finale. Il colore sarà il nero Zero Paint 7001, come per le altre parti di carrozzeria che abbiamo verniciato in precedenza. È giunto il momento delle decal. E il mio primo consiglio è che se non le amate evitate kit di questo tipo perché ce ne sono davvero una marea. Per facilitarmi la lucidatura non volevo assemblare completamente la cabina prima di aver posizionato le decal. Dovremo quindi creare una dima con il nastro Tamiya per ricavare le forme delle ali laterali. Fatto questo trasferiamo il nastro sul foglio decal e ritagliamo seguendo la dima che abbiamo ottenuto. Prima di posizionare il decal è buona norma inumidire con dell'acqua la superficie per facilitarne il posizionamento. Stessa cosa andremo a farla per le grandi decal sulle fiancate della cabina. Aiutiamoci con un pennello per il posizionamento, cercando di andare ad evitare pinzette e strumenti metallici, siccome le decal sono piuttosto delicate. Anche dell'aria calda può aiutare,
ma va usata a distanza e con parsimonia. Con il giusto mix di tempo e pazienza, la nostra decal andranno ad aderire perfettamente al modello. Ora che tutte le decal sono in posizione, possiamo tornare in verniciatura per stendere il trasparente, che come al solito sarà il bicomponente Zero Paint. Stendiamo due generose mani di quest'ultimo e non preoccupiamoci troppo di bucce d'arancia o piccole parti di polvere. Nelle successive fasi di lucidatura ci sarà modo di sistemare questi difetti. Quello che dovremo fare ora è aspettare 2 o 3 giorni che il trasparente asciughi completamente e quindi non mi resta che darvi appuntamento fra 7 giorni qui, sempre sul mio canale, per continuare insieme la costruzione dello Scania. Vi auguro una settimana piena di montaggi, stuccature e verniciature e possibilmente dei modelli finiti e vi invito come al solito ad iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi episodi. Ciao a tutti!